Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò come partendo da un rametto come questo si possono ottenere delle piantine di ulivo che inizieranno a produrre delle ottime olive praticamente da subito e senza la necessità di essere innestate. Provate a guardarlo e a rifare ciò che vi mostrerò, perché sono certo che una volta che lo farete ed otterrete questi risultati sarete davvero contenti di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi un ramo di ulivo che abbia tre caratteristiche: una lunghezza minima di 40 cm, questo è di 60, quindi è perfetto, che abbia un'età compresa tra un anno, massimo 2, e che il raggio del suo tronco abbia dei punti nel quale superi i 5 mm. Ed una volta trovato, sarà proprio da questo che si potranno ricavare le talee. Considerate che una talea di ulivo dovrà avere una lunghezza compresa tra i 25 e i 30 cm, quindi da questo ramo ne ricaveremo soltanto una. E considerate che questa, la parte basale, è troppo dura, quindi non andrà bene per l'esperimento, perché dovrà essere comunque morbida ma non legnosa. Invece la parte superiore è troppo morbida, quindi né quella all'apice né quella alla base saranno idonee per generare un nuovo apparato radicale. La parte migliore di questo ramo è quella centrale, quindi semplicemente andare con una forbice, tagliare, la parte basale dovrà essere in diagonale rispetto al tronco, taglio netto e via. Stessa cosa per la parte all'apice, però anziché essere in diagonale dovrà essere perpendicolare al tronco, così. Ed in questo modo si è ricavato il rametto che diventerà la talea, però andrà ulteriormente preparato. Ci sono troppe foglie, quindi se si creasse realmente un apparato radicale, questo non riuscirebbe a sostenere tutte le foglioline e rametti che ci sono, né tantomeno i germogli che dovrebbero nascere, che daranno poi origine a una pianta vera e propria. Quindi andrà pulito e andrà eliminato tutto ciò che non serve, semplicemente togliendo i rametti che già si sono formati e tutte le foglioline in più. Basterà lasciare anche soltanto 2 foglie all'apice, in questo modo. Tra le talee, quella dell'ulivo è sicuramente una delle più difficili da fare attecchire, ed è proprio per questo motivo che io dico di fare più tentativi contemporaneamente, proprio perché, almeno a me, in genere ne nasce una su 10. Per aumentare questa possibilità consiglio anche di utilizzare degli ormoni radicanti. Se non li avete andrà benissimo anche, così non spenderete soldi, della polvere di aspirina, però mi raccomando non quella effervescente. Se deciderete di utilizzare gli ormoni radicanti, però c'è ancora un altro passaggio al quale sottoporre la talea, al fine di fare in modo che gli ormoni abbiano una superficie maggiore nel quale agire, perché considerate che loro agiscono solo sulla parte viva, quindi prendere semplicemente un coltellino, andare nella parte basale, quindi dalla parte in fondo andare su di circa 5 cm e grattare. Cambio inquadratura per mostrarvi il modo corretto per creare queste incisioni, quindi semplicemente andare, grattare appoggiando il coltello ed è stata fatta la prima incisione che ha creato appunto questa parte viva. Dopodiché girare, lasciare qualche millimetro di corteccia e praticare un'altra incisione in questa maniera. Quindi parte viva, corteccia, parte viva, si lascia ancora un pochettino di corteccia e si va a ripraticare un'altra incisione in questa maniera. E il lavoro è ultimato. Quindi prendere gli ormoni radicanti e semplicemente andarli ad applicare nelle parti vive, casomai aiutatevi come sto facendo io con un pennello, e riempite tutta la parte basale, quindi nella parte del taglio, quella inferiore, più tutte le incisioni che si sono appena create. E l'operazione è ultimata. Riempito il vaso e preparata la talea, non resterà altro che andarla ad inserire letteralmente all'interno del terreno. Però non si potrà mettere e spingere dentro, perché sennò l'attrito tra la terra e il rametto farà letteralmente andare via tutti gli ormoni che si sono attaccati alla talea, quindi non potranno agire. Per evitare questa cosa basterà prendere un bastoncino e fare un buco di circa 10 cm di profondità e un paio di centimetri di larghezza, in modo da poter poi andare ad inserire la stessa senza appunto che gli ormoni vengano tolti, così, e semplicemente spingere dentro. Dopodiché rinzaffare il terreno tutto intorno e pressare. Poi prendere un vaporizzatore e bagnare abbondantemente. Se tutto andrà come si spera, proprio all'apice della talea, in questo punto, i germogli dovrebbero iniziare a svilupparsi e da lì crescere la pianta. Un metodo davvero molto efficace per aumentare in maniera esponenziale la possibilità che la talea attecchisca è quello di farlo crescere in un ambiente condizionato, quindi con temperatura ed umidità costante. Per fare questo basterà prendere un sacchetto di plastica ed inserire il vaso all'interno, dopodiché chiudere.
Poi posizionare il tutto in un punto dove prenda molta luce, ma mi raccomando non i raggi del sole diretti, perché se troppo forti potrebbero fare innalzare le temperature all'interno e quindi fare cuocere la pianta, addirittura facendola morire. Partendo dal presupposto che purtroppo sia davvero difficile riuscire ad ottenere una di queste talee, come vi suggerivo prima, provate con più tentativi contemporaneamente. Io in questo esperimento proverò con 3 talee, sperando che almeno una di queste attecchisca. Trascorsi più o meno 40 giorni, andando a riprendere il vasetto, questo è il risultato. Si può notare che all'apice i 2 piccoli germogli si stanno sviluppando. Direi che è davvero un ottimo segno, perché questo significa che all'interno del pane radicale il rametto ha iniziato a generare delle piccole radici che stanno sostenendo la crescita dei germogli stessi. Provo a cambiare inquadratura per mostrarvi meglio come i germogli si stiano sviluppando. Adesso sono lunghi più o meno 2 cm ed entrambi all'apice stanno sviluppando le piccole foglioline che poi diventeranno i rami veri e propri che crescendo formeranno la pianta. Trascorsi 7 mesi, così è come appare la pianta. I 2 giovani germogli si sono trasformati in bellissimi rametti che adesso superano i 10 cm. Si sono sviluppati in una maniera assolutamente rapida e perfetta. E questo sta a significare che all'interno del pane radicale le radici siano perfettamente formate, proprio perché stanno sostenendo la crescita della stessa. A questo punto si può affermare che l'esperimento, senza ombra di dubbio, è stato un successo. Il fatto di utilizzare la tecnica della talea e quindi non partire dal seme vi garantirà che la pianta che otterrete da subito produrrà fiori e frutti ottimi, perché ricordatevi che questa non è nient'altro che un vero e proprio clone della pianta dal quale avete prelevato il rametto. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategliela un'occhiata, perché adesso qualche video c'è e sono sicuro che qualcosa di carino tra questi riuscirete anche a trovarlo. Se vi piacciono questi video vi chiedo un'altra cortesia, condivideteli sui social perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale e ringraziandovi in anticipo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.